Ah, Scott Pilgrim. Oh, salve. No, non preoccupatevi, stavo giusto facendo la scenetta obbligata che a un certo punto deve fare ogni youtuber, in cui finge di non accorgersi di un'audience immaginaria. Comunque, Scott Pilgrim. Adoro questo fumetto, ma penso di essere uno dei pochi che più del fumetto ama il film. E il merito è principalmente di questo tipo qui. Edgar Wright, più nello specifico delle sue transizioni. Ma per ora, benvenuti su Nvidia. Io sono Monte e questo è Player One, una serie su game design e analisi videoludica. Oggi parliamo di Persona 5 e delle transizioni forzate. Le transizioni nel cinema sono banalmente ciò che lega insieme due scene o inquadrature. Può essere un semplice taglio o può essere qualcosa di più elaborato. Il fatto è che nel cinema è quasi sempre una scelta di montaggio quando e come usare una transizione, al punto che esistono anche pellicole come Birdman dove vengono apparentemente eliminate e tutto il film sembra un'unica lunga ripresa. Una delle poche parti dove la mano del regista viene in qualche modo forzata sono i titoli di testa, e adoro come Edgar Wright in Scott Pilgrim li sfrutti come occasione per presentare e alludere ai personaggi che gli attori interpreteranno. Gli skateboard, le 2X e il numero 2 per Chris Evans, che interpreterà il secondo ex malvagio di Ramona, il simbolo e gli occhiali di Gideon per Jason Schwartzman, i side knives per Ellen Wong e via dicendo. Allo stesso modo nei videogiochi il game designer ha raramente pieno controllo sull'inserimento delle transizioni, e non mi riferisco a quelle nelle scene di dialogo o nelle cutscene, ma piuttosto ai caricamenti, ai menu, anche solo alle schermate di game over. Quegli elementi che fungono da intermezzo, ma raramente dipendono da una volontà stilistica, sono semplicemente necessari perché il gioco, funzioni. Alcuni provano ad arginare il problema riducendo la loro presenza, per esempio usando caricamenti dinamici o tagliando completamente il menu o trasformandolo in un luogo fisico da esplorare, con più o meno successo. Se fatto grossolanamente, il rischio diventa di rendere l'esperienza del giocatore più ostica per dei capricci artistici. Persona 5 invece non cerca di nascondere questi elementi, ma li abbraccia completamente e li incorpora nel proprio design, allo stesso modo in cui Scott Pilgrim vs. The World usa i titoli di testa a suo vantaggio. La prima volta che mi sono reso conto di quanto sfruttasse quelle che da ora chiamerò transizioni forzate è stato nel primo incontro con un nemico. Sapete quella cosa classica da GBR che becchi un mostro, musichetta, transizione generica nero e sei nella battaglia? Per quanto sia un metodo funzionale, rompe parecchio il ritmo fra esplorazione e battaglie. Persona 5 risolve il problema attraverso una serie di scelte tutt'altro che banali. Nel gioco esiste una meccanica che permette di entrare in combattimento con i nemici prendendoli di sorpresa. E sì, certo, la transizione in sé è stilosissima, ma lo stile viene usato per nascondere il cambio di scenario. La telecamera si avvicina al nemico, l'ambiente diventa più scuro, delle linee cinetiche guidano lo sguardo verso il centro dello schermo portando l'attenzione sui nemici e sui personaggi. La transizione è così nascosta che non ho mai davvero preso atto del cambio di scenario. E non è solo quello, anche la fine dello scontro è legata al ritorno all'esplorazione. Il personaggio cammina in quello che sembra essere il dungeon di turno, ma allo stesso tempo vengono trasmesse tutte le informazioni importanti, esperienza, denaro, oggetti. Invece di frammentare l'azione in 3 momenti diversi, è come se tutto fosse un'unica lunga sequenza, ma allo stesso tempo mantiene la propria funzionalità. E se nel caso dei dungeon queste transizioni forzate vengono usate per non rompere il ritmo del gioco, nei menu hanno scopi più variegati. La mappa è un navigatore dentro il cellulare e ciò aiuta a darle presenza nel mondo di gioco. I menu dei negozianti aiutano a caratterizzarli più di quanto facciano i primi dialoghi con loro. Trasudano personalità e carisma cucite ad hoc per ogni personaggio. E lo stesso vale per il protagonista con il menu principale. Ma le transizioni forzate più azzeccate e ben studiate sono senza ombra di dubbio quelle dei caricamenti. Persona 5 non è sicuramente un miracolo di ingegneria videoludica. Prima di poter fare qualsiasi cosa vi ritroverete davanti a un caricamento. Ma ciò che è incredibile è quanto bene riesca a dissimularli. C'è un caricamento diverso per praticamente qualsiasi cosa dobbiate fare e ognuno ha il suo particolare stile. Ti stai spostando per la città? Sagome di impiegati nella metropolitana. Sei a scuola? Studenti affaccendati con libri in mano. Zona residenziale? Anziani e casalinghe con buste della spesa. E non indicano solo dove ti trovi, ma anche le condizioni di ciò che è intorno. Se è giorno le sagome avranno colori caldi, mentre se è sera saranno freddi, se sta piovendo ci saranno ombrelli. A seconda dell'ora e delle condizioni atmosferiche potrebbe anche esserci più o meno gente. Aiutano a far sentire il mondo più interconnesso, non ti senti mai come se ti stessi teletrasportando da un luogo all'altro, ma come se stessi transitando naturalmente in una città. I caricamenti non vengono percepiti come un male necessario, ma come una parte integrante dell'ambiente di gioco. C'è un'unione magnifica di caratterizzazione stilistica e utilità dell'interfaccia. Per esempio, il caricamento per passare da un giorno all'altro mostra il passaggio dalla sera alla mattina
mattina, il cambiamento di giorno sul calendario e un sondaggio sul tuo sito che rappresenta essenzialmente a che punto del gioco ti trovi, oltre alla città che si illumina sempre di più di sera in sera. E tutto questo accade contemporaneamente in una sola schermata. È proprio questa fusione di praticità, stile e necessità che rende Persona 5 diverso da qualsiasi altro gioco. Non è sicuramente stato il primo a dare dignità a certi elementi, anche solo il dettaglio nella mappa del cellulare è già stato fatto da GTA 5 e Watch Dogs 2. In The Witness il menu è semplicemente il personaggio che chiude gli occhi, e il recente What Remains of Edith Finch lo usa per mostrarti l'albero genealogico della famiglia. Bayonetta usa i caricamenti per darti un'opportunità per provare mosse e combo, e in Resident Evil erano delle porte che si aprivano lentamente facendo aumentare esponenzialmente la tensione. Non c'è scarsità di titoli antecedenti a Persona 5 che hanno sfruttato in modo intelligente le transizioni forzate, ma ciò che lo distingue è la costanza e l'intelligenza con cui vengono usate in tutto il titolo. Oltre a quelle di cui ho parlato ce ne sono molte altre. Per uscire dai dungeon sfondi letteralmente una finestra e appare un elenco che ti mostra le stanze che hai superato. Quando muori viene rimproverato e ti viene ricordato che è solo un gioco. Completando certe side quest un coltello infinza la richiesta per fare vedere che è stata completata. Persino le conversazioni sui cellulari, nonostante siano un semplice dialogo in cui basterebbe schiacciare X per andare avanti, hanno un piccolo simbolo che mostra che qualche personaggio sta digitando. È incredibile come nonostante non abbiano rinunciato a nessun elemento del gioco, siano riusciti a renderli tutti unici e caratterizzanti, come niente sia stato lasciato al caso. In Persona 5 non c'è mai la percezione di stare saltando da una sezione all'altra del titolo senza continuità. Che siano i menu, i caricamenti o la narrativa, tutto appartiene inequivocabilmente a quel mondo, ed è questa la lezione più importante che Persona 5 ha da dare ad ogni game designer. Un gioco può avere una grafica assurda e un gameplay senza pari, ma il prodotto finale è molto più della somma delle sue parti. A volte per creare qualcosa di più interessante di una transizione a nero, basta prendersi un po' di tempo. Grazie per aver guardato. Ho un po' di cose da dire sul canale e ho pensato di farlo la settimana prossima con una live. Giocherò a Overwatch e nel caso risponderò anche alle vostre domande. Comunque per ora è tutto. Ci vediamo alla prossima.